Tutti in questo seminario che abbiamo organizzato grazie alla disponibilità del professor Tremblay, il quale è non solo una persona estremamente disponibile che ha accettato questo invito, ma è anche un PhD, psicologo, professore ordinario presso il Dipartimento di Psicoeducazione dell'Università del Québec a Trois-Rivières e direttore scientifico del gruppo di ricerca RISC, Recherche Intervent sulle sostanze psicoattive in Québec. In particolare fra i suoi interessi di ricerca e di studio c'è proprio quello del ruolo dell'entourage di una persona. In particolare oggi parleremo di persone che hanno una dipendenza, sull'efficacia del trattamento per la dipendenza stessa. Si occupa anche di progetti che valutano l'efficacia degli interventi di coppia con giocatori d'azzardo e con consumatori di sostanze, e un po' oggi ci parlerà di questi progetti che ha condotto e che sta conducendo, ma anche si occupa di modelli di organizzazione dei servizi e valutazione dei bisogni della popolazione a cui questi servizi devono rispondere. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, anche il fatto per esempio che lavora allo sviluppo di strumenti di screening, di test, però davvero non voglio rubare spazio, io sono molto pratica e chi mi conosce lo sa. Preferisco dare tanto spazio a lui. Ecco, vi prego tutti di disattivare i vostri microfoni perché non tutti lo avete fatto e questo è un problema, nel senso che si sentono tutti i rumori di sottofondo. E come ultima nota organizzativa vi chiedo gentilmente di segnare cognome e nome in chat, vostro ruolo e orario di entrata. Ricordatevi di fare la stessa cosa in uscita perché altrimenti siamo in difficoltà a testare la vostra partecipazione. L'ultima cosa che mi preme dire è che siamo l'associazione AND-Azzardo Nuove Dipendenze, molti ci conoscono. Dei nostri cari soci si sono messi a disposizione per fare la traduzione consecutiva di Joël, che parlerà in inglese, per cui chi riesce a come dire, comprendere l'inglese non avrà un grande problema direttamente ad ascoltare quello che dirà direttamente il professor Tremblay, ma chi invece l'inglese non lo conosce potrà beneficiare di questa traduzione, che è una traduzione non professionale, per cui i nostri soci si sono messi a disposizione, in particolare Silvia Cabrini e Alessandra Bassi, che anche ci consente la connessione con Zoom. Però ecco, tenete presente che nessuno di noi è un traduttore professionista, quindi come dire avremo magari qualche difficoltà e anzi, cioè, apprezzabile se c'è l'aiuto di chiunque magari che possa avere compreso eventualmente delle cose che non comprendiamo noi. Tra l'altro questo è un po' un esperimento perché Silvia Cabrini già a Piacenza qualche anno fa aveva fatto la traduttrice di Joël, eravamo in presenza però, per cui forse anche non essere in presenza è un po' una novità. Quindi dovrete avere un po' di pazienza e spero che possiate apprezzare lo sforzo che è stato fatto. Un altro sforzo, e poi dopo mi taccio, è che Joël ha cercato con un programma che Alessandra conosceva, Alessandra Bassi, di tradurre già in italiano le slide che lui intende presentare. Questo per facilitare di seguire il seminario. Quindi anche il relatore, il docente, si è veramente molto speso per la preparazione di questo incontro. Bene, io adesso mi silenzio e non so se qualcuno vuole appunto... It seems to me that it was quite easy to understand for you, Joël. Daniela has... No, I understand everything, quite everything.
You use the word, Daniela, entourage. You use it in Italian? Not really, but it's understandable. You can understand it. Yes, entourage is a French word that sometimes is used in Italian, and we can understand what we're talking about. We love that word in French, but it's hard to translate words. It's really hard to translate. So if you want to use it, you feel free use it. Thank you for the presentation. So generous. Okay. Hi, Sylvia. I didn't see you before. Thank you to be there. So, hi, everybody. I'm very happy to be here with you today. So, Sylvia or Alessandra, do you want me to make very short sentences, or how do you want me to work? Or yeah, I think we can use this first part just to check. First sentences will be helpful, of course. Okay. Let's go. So I'm very happy to be here with you without the huge distance. Tomorrow I fly to Switzerland. So in the preparation of the seminar, we had this discussion before with Daniela. Do we do it in presence or in distance? Like I said to Daniela, I'll be in Europe at the same time. But we were quite preoccupied about the evolution of the pandemic. So with Daniela, we choose to do it by distance, but I'm in Europe tomorrow. So, do you need to translate, Silvia? Posso intervenire io un attimo, nel senso che questo è un pezzettino che mi piace tradurre, visto che fa parte del nostro accordo. Joël ci dice che domani partirà per la Svizzera e avevamo parlato a lungo del come organizzare questo seminario, se in presenza, visto che era previsto che lui venisse in Europa, oppure da remoto. E alla fine, proprio per il rischio pandemico, abbiamo scelto di organizzarlo da remoto. Tra l'altro, ecco, non so se Alessandra velocissimamente vuole far vedere la slide dei partecipanti, perché abbiamo 3 persone dalla Svizzera oggi, dal Canton Ticino, presenti in questo momento. Quindi un'altra cosa importante che appunto sottolineo, se Alessandra vuole condividere la slide, è un po' da dove arrivano le persone che ci sono oggi collegate con noi, per cui tanti arrivano dall'Emilia Romagna, che è la regione di Maurizio Avanzi e Alessandra Bassi, sono 13 persone, 20 arrivano dalla Lombardia e ci sta perché è la nostra regione, quindi nel nord. Non so se si vede anche il mio cursore oppure se lo può far vedere l'Ale. E poi ecco 11 persone dal Piemonte, sempre nel nord, per cui diciamo il nord ha fatto un po' la parte del leone, ma poi come si può vedere ci sono persone anche lontanissime, una persona dalla Calabria, 3 dal Friuli Venezia Giulia, 2 dalla Liguria, 1 dalle Marche, 1 dalla Puglia, 2 dall'Umbria, 1 dalla Val d'Aosta e 1 dal Veneto. Per cui abbiamo veramente con questa modalità online la possibilità di vedere tutti quanti. Quindi grazie ancora e buona relazione. So, yeah. I will add that I'm very happy to be here because I love Italy. I married an Italian woman. My wife is from Italy, but she's born in Quebec. Do I stop here or for the translation? Sta dicendo che è molto felice di essere qui perché comunque ama l'Italia, la sua famiglia, sua moglie ha una provenienza italiana, anche se è nata in Quebec. Yeah, and her father arrived after the war in Canada and married a Quebec woman, so she's half Italian, half Canadian. And her family is coming from the north, so around Bergamo. At home, when we go there, they talk Bergamasco and Italian. So I can quite understand Italian. I'm not fluent enough to do the seminar in Italian.
And if you talk slowly, I can grasp the meaning of the thing. Ok, stava dicendo che appunto il padre di sua moglie appunto fece la guerra in Canada, quindi lei è mezza italiana e mezza canadese. La provenienza della sua famiglia, della famiglia della moglie, è bergamasca, e quindi lui capisce bergamasco. A parte questo, diceva che in realtà ha una lieve comprensione dell'italiano, e si capiva quando parlava prima Daniela, per cui se si parla lentamente, diciamo, afferra i concetti. Okay, let us start with the presentation. I'll share my screen. Screen 2 here. So, do you see the slides? Okay. It's perfect. Only the last information. We are recording this seminar, so in order not to be very, very difficult to download or see, we will stop about each hour. We will stop and we start recording again every other hour. Okay, and sorry, and Daniela, when do you want us to take a break? Oh, that's a good question. I would say around half, if you think it's okay, or eventually if you think that there is one moment for you in your speech where there is a discontinuity, it's up to you. No, but I wanted to match the breaks with the changing of the recording. This is why I mentioned it. Okay, but let us go and we will. We try. Yeah. Okay. Probably a break at the half of the session. It's okay. So let's start. So when you will see beautiful slides, you can be sure these are prepared by my students, my women students. When slides are drabs, they are prepared by me, of course. Sta dicendo che quando vedrete delle slide belle e colorate come questa, siate certi che sono preparate dalle sue studentesse. Nel caso in cui vediate delle slide tristi e basiche, sono preparate da lui. That's it. Yeah. So I here present the name of many of my colleagues. I will not name them, but just to mention that what I present is a collective production of many of my colleagues here in Quebec since at least 15 or more years. We are working on developing a couple treatment in addiction. Allora, questo è il team di persone con cui lavora e non le presenterà ciascuna personalmente, però è per dire che quello che presenta è un lavoro collettivo fatto nell'arco di più di 15 anni di lavoro e di ricerca con queste persone. These slides talk about the severity of addiction problems, gambling, and substance abuse. I don't know when to stop, Silvia. Do you? Questa diapositiva parla della severità delle dipendenze in generale, quindi gioco d'azzardo e anche altre. The World Health Organization developed a score of severity or the weight of the handicap caused by a trouble, a disorder. L'OMS ha creato appunto un sistema per calcolare il livello di disabilità generato dalle varie dipendenze. Okay. And they scored it between 0 and 1.
A score of 1 is, for example, Ebola. If you have Ebola, you will most probably die in the next weeks. So score of 1 is death. Yeah. Appunto, il punteggio va da 0 a 1 e 1 ad esempio è il punteggio dell'Ebola, che significa che se prendi questa malattia nel giro di qualche settimana morirai, per cui 1 corrisponde a morte. A score of 0 is very small things we have that don't cause any difficulty in our day-to-day life. Mentre il punteggio 0 significa davvero un bassissimo livello di probabilità di avere difficoltà o problemi. So probably you are reading the slides while I'm talking and you realize that, for example, Gioco d'Azzardo, the moderate level is receiving a score of 0.29 and a very severe manifestation of a score of 0.44. And you go there for alcohol, cannabis, and vitamins and opioid. You can see that the severe dependence to alcohol will receive a score of 0.55 and dependency to opioid is 0.64. Ok, quindi potete vedere che appunto il gioco d'azzardo nella sua manifestazione moderata, cioè nella sua forma moderata, uno scoring del 29%, ma nella manifestazione invece di severità grave ha un 44%. La dipendenza da alcol, come vedete nella linea successiva, va dal 39 al 55. Quindi. Yeah, I think you translated it. This is a percentage. This is not a percentage, but yeah. But we can understand it as it. But you see that metastatic cancer, which is huge. Imagine you have a spouse or a child in your family that receive a diagnosis of metastatic cancer. How will you feel? What is coming in your family? It's a huge drama. Receive a score of 0.48, which is similar to Gioco d'Azzardo, that is grave, or dipendenza da alcohol, which is grave. These are similar. Sta dicendo che, ad esempio, sempre per l'ONU, il cancro, un tumore metastatico ha un punteggio che è 0,48. Prima ho sbagliato a dirvi in termini percentuali. E abbiamo tutti perfettamente chiaro quanto sia un danno estremamente grave, un dolore estremamente grave quando un familiare, un figlio, un parente riceve una diagnosi di tumore metastatico. So, and I just grasped a few examples. You can have also, if you lose your both legs, it's about the same severity of problems. E quindi questi sono solamente alcuni esempi, ma per mostrare come i valori, i punteggi siano estremamente simili. So it means we are working with people having severe disorders. These are not simple situations. E quindi noi stiamo lavorando con persone che hanno dei disturbi severi e quindi non sono delle situazioni semplici. So, and this is where our treatment is arriving, working with people who are very sick, psychologically sick, and we need using the partner and the couple is a supplemental tool we have to work with a very difficult situation. Ok, quindi dobbiamo avere molto chiaro che stiamo lavorando con persone molto malate, psicologicamente malate,
e da questo punto di vista poterci permettere di lavorare con i familiari, con la famiglia, aggiunge uno strumento alle possibilità di lavoro. Yes, you have in Italy about 3% of your adult population who is presenting a high level of severity with gambling, which is a lot of persons. In Italia abbiamo il 3% delle persone che hanno un comportamento di gioco patologico problematico, che quindi corrisponde a un'altissima percentuale numero di persone. Okay, let us say a few things about what we know about the treatment. We know that the treatment is efficacious, but on the short term. We don't have enough studies on the long term. So a year and a half later, 2 years later, how are people? Ok, allora lasciatemi dire alcune cose sul trattamento. Noi abbiamo sappiamo che il trattamento è efficace, ma è efficace nel breve periodo e purtroppo mancano appunto non ci sono informazioni rispetto al trattamento in periodi più lunghi, quindi 2 anni ad esempio. And the next lines on the slides are saying that, okay, we have treatment that work. We also know that the premature termination of treatment is very frequent among people who have difficulties with gambling. E inoltre appunto i punti successivi dicono che appunto l'ingresso è variabile, ma soprattutto i tassi di dropout sono elevati. Oh, you say dropout. Good. Okay, let's continue. So why should we work with the partner, with the couple? Why should we work with the couple? I think you lavorare con la coppia. Yeah. First, because many of the people consulting for gambling are living with a partner. So we have a kind of basic situation. There is a partner. There are more partners in the situation of gambling than in the situation of substance abuse. Ok, il primo motivo per cui ha senso lavorare con le coppie è che molti dei nostri pazienti vivono con dei partner e quello che notiamo è che è molto più frequente che i giocatori patologici vivano una situazione di coppia rispetto ad altri tipi di dipendenze. Yeah, in the slide we show that nearly half of our gamblers are living with a partner, but around 1/3 for people consulting for substance abuse in our treatment center. E quindi le slide mostrano che circa la metà dei giocatori vivono con dei partner, mentre solamente 1/3 delle persone con altre dipendenze vivono con un partner. And we know that couples where one of the partners is gambling are expressing many aspects of distress, like I show here on the slide. Psychological distress, anxiety, depression. They have, of course, financial difficulties, a lot of blame and relationship difficulties are in these couples more than in couples, a lot more than in couples where there's no gamblers
in the couple. E quindi appunto i dati dicono che le coppie in cui c'è un giocatore hanno un maggiore livello complessivo di distress, sia dal punto di vista psicologico, finanziario, relazionale, decisamente di più di coppie in cui non sia presente un problema di gioco d'azzardo. We don't need to do any more studies to document the distress, the high distress of these people. We need, in the scientific world and clinical world, to conduct studies to how to help these people. We know the distress is high. We know the severity of the pathology. And we know that the distress is very high. So we need to do something for them. This is where we are. E quindi non abbiamo più bisogno di studi di ricerca che dimostrino qual è la percentuale di malessere. Lo sappiamo perfettamente, è una percentuale molto alta. Abbiamo bisogno, sia dal punto di vista della ricerca che del lavoro clinico, di interventi che sollevino i familiari da questo livello di malessere, perché sappiamo essere molto molto alto. So I could name the long list of difficulties they face. You have here, I said, oh, I didn't translate that one, but sorry, a few of my slides, I didn't have time to translate everything, sorry, but I think you will be able to grasp the global thing here. So I'm only saying here that the list of difficulties is very long. Allora, stava dicendo che appunto rispetto alla slide precedente appunto non ho fatto in tempo a tradurre quelle che sono le conseguenze negative del problema del gioco d'azzardo nelle famiglie e se ne scusava e quindi passa oltre, dopodiché abbiamo, credo che sia molto chiaro anche nella forma inglese per tutti. And we know that the divorce or separation rate is far, far higher among couples with a gambler, half of them, versus perhaps 1 out of 5. And also we know that members of the couple and more women, more partners than the gamblers, are explaining their couple difficulties by the gambling difficulties they are facing. Ok, quindi sappiamo che la percentuale dei divorzi è estremamente alta tra le coppie che hanno un disturbo da gioco d'azzardo, dove c'è un membro che ha un problema di gioco d'azzardo e che in un terzo dei casi il giocatore pensa che il problema sia imputabile ai suoi problemi di gioco d'azzardo. We know that the implication of family members, specifically the partner, is improving the retention and treatment. And also that the gamblers that have, this is a beautiful Oregon study in the United States, they observe that gamblers in their clinic who have interpersonal support from their family improve far better in the treatment. Allora, sappiamo da un lato che il supporto sociale della famiglia aumenta la ritenzione in trattamento e sappiamo che avere il supporto di un familiare fa sì che il trattamento abbia esiti migliori. Also, we also know a better support from family is improving the entry in treatment. No, sorry.
I must read my Italian, and sometimes I need to translate first in my head. So, sorry, the ones at the opposite, the ones who don't have enough support have more difficulties with gambling, more family problems, etc. And they have less success into treatment. So, and Nancy Petrie, one of the huge clinical researcher in gambling, recommended 10 years ago, a decade ago, that we must improve social support for gamblers if we want to improve our efficacy in treatment. Ok, quindi stava dicendo che appunto al contrario di quanto detto, all'inverso di quanto detto prima, se non c'è un supporto da parte della famiglia, un supporto sociale, la ritenzione e l'andamento del trattamento sarà peggiore. E segnala come nel 2009 Nancy Petrie, che è una importante ricercatrice clinica, ha sottolineato come sia fondamentale migliorare il supporto sociale perché aumenta in modo importante l'efficacia del trattamento. Also, I see some of you taking pictures of the slide. Don't be afraid. I've sent to Daniela the slides. She can share it with you by email, so you can take picture of. I don't have a problem about that. No, it is totally okay. I just wanted to reassure you that you will receive all the slides. E inoltre adesso ci sta rassicurando rispetto al fatto che poi darà a disposizione le slide a Daniela in modo da distribuirle a tutti, perché ha visto alcune persone fare le foto, ha detto che non è necessario, se vogliono comunque fare le foto non è un problema, ma riceveranno le slide. Yes. Canadian researcher and good colleague David Hawkins conducted studies about how can we imply partners into the treatment of gambling. He used the CRAFT model, which is a treatment with only the partner. When gambler, if he doesn't want to come to treatment, we work only with the partner. He had... Adesso appunto sta citando uno studio di Hawkins che appunto ha fatto uno studio che è questo studio CRAFT, che è rivolto esclusivamente al familiare, ad esempio nei casi in cui il giocatore non si voglia presentare. He had quite good results about psychological distress. He had an impact on gambling habits, but the main goal of the treatment is to force or to encourage treatment entry, and this part didn't work. E dice che appunto Hawkins ha avuto da questo studio dei buoni risultati, soprattutto sul livello di malessere, anche alcuni risultati rispetto al gioco d'azzardo, però dobbiamo aver chiaro che l'obiettivo in realtà è quello di favorire l'ingresso di trattamento del paziente. We also know about all the clinical research on substance abuse that couple treatment really improved the global efficacy of our intervention among couples where one of the partner is seriously abusing substances. E sappiamo anche dagli studi che sono stati svolti su persone con abuso della sostanze che l'intervento coniugale nell'alcolismo, ad esempio, ha un effetto molto importante sulla dipendenza. So among gambling, couple treatment efforts are coming partly from Canada. I have one of my friend and colleague, Bonnie,
in Alberta developed a couple treatment. She conducted a few studies which are showing a real improvement of people coming in couple treatment, but she didn't compare, she didn't have a control group of treatment. It was a waiting list compared to treatment, but the results were very positive, mainly on the maintenance in therapy, persistence in therapy. Ok, in questo caso appunto nell'ambito del gioco d'azzardo cita gli studi di Bonnie Lee, che ha fatto diversi studi che hanno avuto dei risultati, hanno mostrato dei risultati molto positivi. L'unica pecca di questi studi è il fatto che non avevano dei gruppi di controllo, ma semplicemente delle liste d'attesa, e quindi non c'era la possibilità del controllo, ma avevano dei risultati molto buoni rispetto al mantenimento nel tempo. So the question is, do we improve our efficacy in gambling if we use a couple treatment instead of group or individual treatment? Quindi la domanda è se noi andiamo effettivamente a migliorare l'efficacia del trattamento se introduciamo un lavoro sulla coppia rispetto ad esempio ai lavori di gruppo o individuali. So colleagues from Sweden, Svezia, I think we say, conducted a randomized study, but it was on the web and people were autonomous in their treatment. They had sessions on the web with a therapist calling them 15 minutes a week. They observed and they compared working only with the gambler versus implying the partner and the gambler, but each one had things to do on the web, sessions about improving yourself. The results are each one improved, but there was no superiority of one intervention over the other. In quest'altro caso invece una ricerca che è stata svolta in Svezia di un intervento svolto via web, dove c'è stata una randomizzazione tra partecipazione di entrambi i partner o partecipazione solo del giocatore patologico. I risultati sono stati buoni, ma in questo caso non è emersa una differenza significativa tra le due tipologie di intervento. Which is the opposite of what we expect, because in substance abuse we have a better efficacy with couple treatment, but this one is not a real couple treatment. Each one has exercises to do, but we don't help them to work their interaction. E diceva, questo è un po' l'opposto di quello che ci saremmo aspettati, perché effettivamente il trattamento di coppia ha un effetto potenziato, ma dice in questo caso effettivamente non si tratta di un trattamento di coppia, perché entrambi i membri della coppia hanno degli esercizi del lavoro da fare, ma non si lavora sulle dinamiche di coppia, non si lavora insieme. So we went through, I think, the first international comparison between couple treatment and individual treatment in gambling. I'm quite proud that the publication will be soon available in the next days or weeks in Journal of Consulting and Clinical Psychology, showing our results. Quindi questo è appunto un lavoro internazionale che verrà pubblicato tra pochi giorni, fatto dal loro gruppo, dove c'è una randomizzazione
di due tipi di interventi che sono il trattamento individuale e il trattamento invece della coppia nei giocatori d'azzardo patologici. And we need to conduct these studies to know, is there a better efficacy because with couple treatment, because it's a lot of work working with couples, and does it worth the effort doing this clinically? E un elemento estremamente importante è capire se in questo tipo di trattamento noi andiamo effettivamente a migliorare l'efficacia dell'intervento, perché nel trattamento di coppia ci sono più persone che lavorano e quindi è importante capire se questo vale la pena. So there's a lot of numbers here. The only thing is to show that in our study, we had people from different financial levels, different ages, that were distributed between both groups, individual versus couple treatment. Quindi in questa slide ci sono moltissimi numeri, ma l'elemento principale è il fatto di notare che ci sono differenze nella distribuzione del genere, dell'età e del reddito personale dal punto di vista finanziario. So here I will present a few slides about the results. The question is couple treatment more efficacious than individual treatment? Tra alcune diapositive, appunto, la domanda di base che si pone è se il trattamento di coppia è più efficace del trattamento individuale. The global answer, and then I will present the slides, but the global answer is both treatment are really efficacious, but you have a superiority of the couple treatment, which is not a huge superiority, but we have a real superiority of couple treatment on different types of indices. Allora, la risposta globale è che entrambi i trattamenti sono estremamente efficaci. Quello che poi si evidenzia è che c'è una lieve superiorità, che non è una superiorità enorme, ma una lieve superiorità del trattamento di coppia su diversi aspetti. And our main conclusion is the superiority of couple treatment is this. You can especially see it on the long term. E l'elemento, la sua conclusione è relativa al fatto che il miglioramento aggiunto dal trattamento di coppia è quello di aumentare i suoi effetti nel lungo termine. And we see it in other studies with families, for example, with a teenager abusing substances. A group in the south of the United States illustrated that 7 years after treatment, the youth who received family intervention are still in a better position psychologically, interpersonally, than the one who received individual treatment. E dice che anche nell'ambito della dipendenza da sostanza abbiamo dei dati, ad esempio, di studi clinici condotti con adolescenti con dipendenza da sostanze che, non vorrei sbagliare, ma dopo 17 fatti con intervento di coppia che dopo molto tempo mostravano, io ho capito 17 anni, ma non vorrei sbagliare, ha mostrato comunque... Glielo chiediamo. After how much time? After 17. 7 years. 7 years. Dopo 7 anni, comunque, insomma, dopo tantissimo tempo. Mostravano comunque ancora degli effetti positivi.
So the hypothesis is if we show people or help people to improve how to interact, being open to talk about the dependence, develop strategies to face difficulties, they will be stronger in the long term, because these difficulties, we know they will come back. It doesn't disappear completely, it will come back. So if we prepare them to face it together, they will be stronger on the long term. Allora, l'ipotesi sottesa è il fatto che se insegniamo delle migliori modalità di interazione, come essere indipendenti a vicenda e delle strategie per gestire il malessere, e insegniamo queste strategie, queste modalità come coppia, questo permetterà di potenziare appunto quanto appreso nel tempo. Sorry, there's a lot of noise in the hall. I'm at the university and there's a lot of activity. Does it disturb the sound or does it disturb? No, not at all. Okay. No, it was only a few seconds. Okay, so for the slide, let me just explain the slide. So you see that we have four measurement time. So T1 is at the admission, T2 is, you see it, I think I can do it like that. So T1 here is 0, so admission, T2 is 4 months, later T3, 10, and T4 here is 2 months. So we followed the people during 2 years, nearly 2 years after the beginning of the treatment. You have 2 curves. The red one is the people followed in couple sessions, and the blue one are people in the individual sessions. Ok, allora per poter leggere il grafico dobbiamo aver chiaro che T1 corrisponde al momento di inizio del trattamento, il tempo 0, T2 dopo 4 mesi, T3 dopo 10 mesi e T4 dopo 22 mesi, per cui sostanzialmente hanno seguito le persone per 2 anni. Sopra vediamo 2 linee che sono una la linea rossa, che è quello che descrive l'andamento della terapia di coppia, e la linea blu che descrive la terapia individuale. So, and when you see stars here, stars mean there's a significant difference. E quando vedete degli asterischi significa che c'è una differenza significativa. So, for example, we see here that gamblers, we see the frequency of gambling. So gamblers into the couple treatment gamble less. Not at the beginning, they are quite equal, but after 10 or 22 months, they gamble less. E quindi, visto che in questa slide osserviamo la frequenza di gioco, vediamo che il giocatore non al tempo 0 ovviamente, ma neanche dopo 4 mesi gioca meno, ma sia 10 mesi che 22 mesi invece la frequenza di gioco diminuisce molto. There's no difference about the amount of money they spend on gambling. So you see here, there's no difference about that. Non ci sono invece differenze per quanto riguarda i soldi persi. There's a quite huge difference between gamblers in both groups about their desire or strong desires of gambling, the craving, we say. Invece c'è una differenza estremamente significativa nel desiderio di giocare tra le 2 condizioni, quindi il craving. This is a quite good test you could use in your clinics
Quite short. Below here, you have the reference here. You could translate it into Italian, or perhaps it's already translated. We can't have a threshold by a score of 8 or less. We can say that the gambler arrived at a level of desire about gambling that is quite normal. We can manage this level, and we can say, okay, we attained something very good into the treatment. Allora, questo test dà i riferimenti perché è un test comodo e molto rapido, che ha una soglia di cut-off di 8, dove un punteggio inferiore a 8 è un punteggio sostanzialmente normale, quindi un desiderio di giocare che possiamo assolutamente gestire e maneggiare. So we can see how both groups improved about their gambling craving. But for the gamblers into the couple treatment, we were able to help them to attain the green zone and to stay in that green zone for 22 months. But for gamblers into the individual treatment, they improved, which is good. But globally, as a group, they didn't attain the green zone. They stayed into the risky zone. E, quindi, come si può vedere molto chiaramente, c'è in entrambi i casi una riduzione del desiderio di giocare, ma nel caso della terapia di coppia la riduzione permette di entrare nella zona di sicurezza, quindi sotto il livello di rischio, e di mantenere questo risultato nel corso del tempo, mentre nel caso della terapia individuale la riduzione avviene, ma si mantiene all'interno della fascia ancora a rischio. It's about the same, about the capacity to control their desire to gamble. We see about the same results. So both groups improved, but we have a better improvement with couple treatment, and we are more able to reach the green zone. Anche nel caso di questo altro test che valuta la capacità di controllare il proprio desiderio di gioco, i risultati sono più o meno analoghi, quindi c'è in entrambi i casi una riduzione importante, ma nel caso della terapia di coppia la riduzione permette di andare più vicini alla zona di normalità, quindi alla zona non patologica. We talk about couple satisfaction with their couple life here. So we see at the beginning that both groups improve, are quite similar. So if you do a study on the short term, if you study only on 4 months, you will say, both treatments are equally efficacious. People in individual partners in individual treatment are more satisfied of their couple relationship on the short term, even if the gambler goes into individual treatment. Allora, nel caso della soddisfazione data dal rapporto di coppia, quello che si vede è che ancora una volta, entrambi i trattamenti sono efficaci, e se noi ci limitassimo a un'osservazione ai 4 mesi, diremmo che sono relativamente analoghi, nel senso che entrambi portano a un miglioramento che porta in una zona di normalità sostanzialmente. And sorry, here we are talking about the point of view of the gambler about couple satisfaction, sorry. Sì, stiamo in effetti parlando della soddisfazione in coppia del paziente, del giocatore. Remember that the treatment, for most of them, the treatment stop here. Here, the treatment stop. It's about 10 to 16 sessions of couple treatment. So for most of them, treatment stopped at 4 months. Considerate che la maggior parte delle terapie di coppia termina indicativamente a T2, che quindi sono 12-16 sedute.
So this is one of the slides where it shows that on the long term, couple treatment help to maintain results, and individual treatment is efficacious on the short term, but we see how this couple satisfaction regress nearly to what it was initially on the long term. Quindi questa è una delle slide più chiare rispetto al fatto che la terapia di coppia permette di mantenere i risultati nel corso del tempo, mentre la terapia individuale, nonostante vi sia un miglioramento nella fase iniziale, poi la percezione della soddisfazione di coppia ritorna quasi ai valori di partenza dopo i 22 mesi. We see quite similar results for the partner, quite similar improvement, but there's a discrepancy on the short term. But on 10 months, she has quite the same satisfaction with her couple between the two groups. But on the long term, boom, we regress. And for people on the couple treatment, we keep the same level of satisfaction. So the hypothesis of the long-term efficacy is quite interesting. We need more studies, but it goes into that direction. Ok, abbiamo dei risultati relativamente simili per quanto riguarda il punto di vista del partner. C'è solo una lieve discrepanza che possiamo vedere a T3, quindi a 10 mesi, dove la differenza tra i due tipi di trattamento sembra assottigliarsi molto, ma di fatto poi si amplia in modo importante col passare del tempo. E l'ipotesi è proprio che l'intervento di coppia possa garantire una maggiore stabilità nel tempo. Bisogna fare più studi rispetto a questo, però. Yeah, and so we see here it's about depression on giocatori. So we see how both groups improve, but globally there's a small better improvement about depression on the gambler. Rispetto al piano psicopatologico, rispetto alla depressione, in entrambi i casi c'è un miglioramento dello stato della depressione e comunque un migliore, anche se leggero, miglioramento, un migliore effetto per quanto riguarda la terapia coniugale. The difference is bigger for partners. So we see they are quite similar. At 4 months, the difference, when you have only one star, there's a significant difference, but this is not a big one. But we see on the long term that the difference is maintained and bigger on the long term. Per quanto riguarda il partner, anche in questo caso ci sono delle differenze significative. Quello che possiamo osservare è che dopo 4 mesi è presente una differenza tra il trattamento di coppia e il trattamento individuale, ma diventa sempre molto più significativo nel corso del tempo, quindi con un miglioramento importante nel caso della terapia di coppia. So I just presented a few slides. I must remember that it took 7 to 8 years to our team to conduct this study. This is why you don't have a lot of publication on the comparison of couple treatment to some other mode of treatment. This is a long, long work to do these kinds of study. But I think it's worth the effort to help to understand, is there a higher value to do all these efforts to work with gamblers and family? Allora, ho perso un pezzo, quindi, ma il concetto di base è che appunto mostrerà alcuni studi, non hanno un'enorme quantità di studi, ma perché sono studi che prendono moltissimo tempo, proprio per il processo nel corso del tempo, quindi questo fa perdere pubblicazioni, ma garantisce la costruzione di un ragionamento. Parlava di
anni, 7, 10, ci vogliono anni per fare studi longitudinali anche non enormi, no? And we also were interested to the subjective experience of people in both treatments. So we conducted interviews to ask them, so what did you learn from it? And we had people from both modalities. This is a qualitative part of our study. So we went through interviews of 20 minutes with each people from both treatment about their experience. E un'altra complessità è il fatto che poi sono interessati ai processi, quindi a capire che cosa avviene nelle parti in causa, nel paziente e nel familiare, quindi svolgono delle interviste che possono durare appunto una ventina di minuti per cercare di capire cos'è stato l'elemento significativo per loro.